Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi continua la nostra guida anti-scurreggione per pensare sempre con la nostra capocchia e non farci intortare da quell'ammasso informe di scurreggioni che affollano i social. Oggi parleremo di coltello sul lavoro. Però prima ragazzi i saluti. Paolo di 5 anni e il papà Roberto da Parma, grandissimi fan del parchetto, mi hanno mandato una foto, tutte e due con la bellissima felpa del parchetto. Un abbraccione a tutti e due. Giuliano di 8 anni da Imperia e il papà Franco, Sara di 6 anni da Milano e il papà Francesco e Anna ragazzi, la prima nonnina del parchetto, la nonnina Anna di 84 anni, anche lei da Milano, la saluta il nipotino Martino di 10 anni. Ragazzi, la nonnina l'ho messa davanti perché la nonnina è la nonnina. Ciao Anna, un abbraccione gigantesco. Ragazzi, se non ho ancora salutato i vostri figli, sono in fila, sono rimasto veramente indietro con i saluti, stiamo recuperando tutti i saluti, poco alla volta li facciamo tutti. Se vedete che andando avanti con le puntate non arriva il saluto, riscrivetemi che mi dispiace ma mi sono perso il messaggio, me ne arrivano talmente tanti che qualcuno lo perdo. Ragazzi, oggi parliamo di coltelli sul lavoro, argomento secondo me molto soggettivo che andiamo a vedere insieme. Eccoci qui ragazzi, pronti a farci quest'altra bella chiacchierata insieme sul coltello usato al lavoro. Ragazzi, la parte azzurra è quella dedicata al coltello sul lavoro. Veramente pochissima roba, non mi serve nemmeno tenermi gli appunti. Perché pochissima roba? Perché è un discorso secondo me molto soggettivo. Adesso ragazzi siamo tutti tuttologi, tutti sanno tutto, i social danno voce a chiunque. Ho mio cugino che fa il pescivendolo, ti può dire che coltello usare per fare l'elettricista, perché mio cugino sa tutto. Io invece conosco le molecole che compongono la fibra di vetro del tuo coltello, l'acciaio secondo me è temprato su Marte con la criptonite. Ti posso dire che coltello usare, anche se io non l'ho mai maneggiato, ce l'ho fermo in vetrina. Ragazzi, tutti vogliono dire tutto, tutti tuttologi, però alla fine secondo me per il vostro lavoro, se volete usare il coltello sul lavoro, può rispondere solamente una persona che fa il vostro stesso lavoro e che usa il coltello abitualmente per lavoro. Altrimenti, ragazzi, stiamo parlando d'aria fritta. Se faccio il pescivendolo non posso dire a un elettricista che coltello usare per fare l'elettricista. Quindi, prima cosa, se fate domande inerenti al coltello da usare sul lavoro, parlate con chi fa il vostro lavoro. Chi parla per sentito dire, ragazzi, è un grandissimo scurreggione, quindi non lo state a sentire. Non lo state a sentire. Posso sapere quante molecole compongono la lama, quante e quali molecole compongono la lama di questo coltello, però se sul lavoro, nel mio lavoro, non l'ho mai utilizzato, non posso di certo suggerire a qualcun altro che mi chiede questa domanda cosa utilizzare, magari addirittura per un altro lavoro. Vi ho portato un po' di coltelli che sono quelli che ho usato e che uso abitualmente al lavoro, ragazzi. Magazzino di una casa editrice dove si stampano riviste, opuscoli. Ragazzi, i tagli sono per lo più sulla plastica, sulle regge, qualche zanca da tirar fuori, ma ogni tanto, ragazzi, il coltello viene usato per quello che lo uso io alla fine. Quindi vi posso parlare di quello che uso io in questo piccolo magazzino. Perciò non vi sto dicendo, ragazzi, io lavoro in un magazzino edile. Attenzione, magazzino edile, questo me l'ha portato l'amico Johnny Wevers, che saluto. Ciao Johnny, è stato un pacco di tempo fa, parliamo di un anno ormai. Te lo risistemo, me l'ha portato da sistemare ragazzi, usato in magazzino edile. Ragazzi, non ha più un briciolo di punta, tutto smussato, non so se lo vedete, è praticamente consumato, il filo è praticamente diventato un serrated, però lui mi dice, oh io quando taglio sui bancali sotto c'è il cemento, devo tagliare. Ok, quindi ragazzi, non mi metterei nemmeno a suggerire a Johnny che coltello prendere, perché nel magazzino dove lavoro io, ragazzi, taglio la
la plastica, ho sotto altra carta quando taglio, ho sotto il legno, non ho di certo sotto i cubotti di cemento, ragazzi, i quadrei, gominga sotto i quadrei. Quindi ragazzi, magazzino edile lo lasciamo a Johnny. Volete chiedere a Johnny se si è trovato bene in un magazzino edile con un Bird? Chiedeteglielo. Tra l'altro lo usava, attenzione, perché è uno slip joint, cosa che io sconsiglierei assolutamente, soprattutto su un lavoro pesante. Però ragazzi, lui si è trovato bene, mi ha detto di risistemarglielo. Ragazzi, vi faccio vedere un po' cosa ho usato io, un po' i pregi e un po' i contro. Ovviamente, ripeto, per quello che faccio io nel mio lavoro, ragazzi. Allora, uno di quelli che ho usato tempo fa, parliamo di 3-4 anni fa, è il Firebird della Ganzo. Ragazzi, è andato bene, va benissimo. Ovviamente vedete che l'usura, questo è usato tanto, ragazzi, l'usura è completamente diversa. Completamente diversa. I tipi di lavoro, ragazzi, hanno delle caratteristiche diverse, quindi l'uso del coltello è assolutamente diverso. È andato bene, ragazzi. Taglio il celofan e le regge. Cosa devo tagliare in un magazzino di una casa editrice? Celofan e regge. Fine. Tutto lì. È andato bene, ha avuto dei problemi, è saltato, ha fatto casino, si è rotto, si è spezzato. Non ho mai dovuto andare a far leva, ragazzi. Magari 2 zanche, però non ci andate dentro con questo. Avete la piccola Prey bar, tirate fuori. Ragazzi, è andato bene, costa una stupidata, ai tempi costava sui 15 euro, non ha nulla da invidiare, ragazzi, al Delica in K390 della Spyderco, che sto usando adesso, mi fa godere tantissimo, ma come per le DC in casa, ragazzi, mi fa godere, ma perché mi piace il fatto di avere un coltello performante in mano, un coltello che so che non perde il filo, anche se questo Delica, ragazzi, già confrontato con Vito, secondo me tiene il filo un pochino meno come tempra di questo K390 rispetto all'Endura, però ragazzi è sempre un coltello che mi fa godere veramente tantissimo, un bel coltellino che funziona bene. Ragazzi, tanto non ho un filo di saliva perché ho finito la gara ieri. Per chi mi ha chiesto come è andata, che sport faccio, powerlifting, è una specie di sollevamento pesi, una specialità del sollevamento pesi, diciamo. E la gara non è andata proprio benissimo perché ho tagliato troppo il peso, sono sceso dalla 105 alla 93 per riuscire a gareggiare in tempi stretti, insomma avevo da fare, e ragazzi il taglio peso si è sentito. Tra l'altro sono disidratato, ragazzi, mi sto ridratando poco alla volta per perdere peso, ovviamente in fretta si tagliano i liquidi. Ho sognato di aver sete, ragazzi, di bere praticamente, tanto che ero disidratato. Tornando a noi, ragazzi, coltello sul mio lavoro non ha un impiego così drastico e duro da avere bisogno di garanzie eccellenti sul blocco lama. Sicuramente su un lavoro più pesante in cui il coltello magari viene usato in un magazzino edile, però parlo per mio pensiero, sicuramente non è un suggerimento. Un coltello con un blocco lama tipo il Threadlock, economico, ragazzi, economico, sicuramente è più sicuro di uno slip joint, ok? Però ripeto, Johnny, che ci lavora veramente, non ha mai avuto problemi. L'ha tritato, ragazzi, è consumato alla morte. In magazzino da me il Tough Light della Cold Steel, ragazzi, è andato di brutto. Secondo che ho, uno è quello in collaborazione con il PDT, con me stesso, ho fatto il coltello in collaborazione con me stesso e Max Blade, che saluto. Ciao Max, ne abbiamo fatti veramente in camion, mi sembra che ne sono andati 60 in un paio di giorni. Ragazzi, usato sul lavoro va da Dio, va da Dio. Io sul lavoro invece del coltello potrei usare tranquillamente un taglierino, ma tranquillamente, ma veramente non ci sarebbero problemi. Tra l'altro, attenzione, perché se volete usare il coltello sul lavoro non è detto che il vostro datore di lavoro sia d'accordo. Infatti io ho provato a portare anche dei piccoli fissi, però alla fine mi dice: senti, sei qua a lavorare, giri con l'alabarda spaziale in cintura, non è proprio il massimo. Infatti quello che ho provato non al collo ma con il passaggino in paracord in cintura è stato il necchino di Simone. Va benissimo, ragazzi, una bella lamettina fissa, sicuramente vi dà più garanzia di non chiudersi in mano, perché è un pezzo unico, ragazzi, parliamoci chiaro, non ha ingranaggi, non si sporca, se c'è polvere tutto non si incrosta, funziona benissimo, ragazzi. Tagliate le vostre cose e mettete in cintura.
A comodità, ragazzi, ripeto, io lo uso perché mi diverto, però a comodità un folder per il mio lavoro, magazzino, casa editrice, secondo me, ragazzi, il folderino che aprite e chiudete tranquillamente con una mano anche, ok? Tranquillamente va meglio del fisso che poi dovete stare a centrare il buco per metterlo via. Tra i folderini usati abbiamo detto il Ganzo Firebird, il Delica in K390 di Spyderco che sto usando adesso e godo tantissimo nell'usarlo, ragazzi, tanta roba, usato tanto, eccolo qua, BF1 di Estrema Ratio, tra l'altro ho usato molto quello con la lama tanto, c'è anche il video, andate a vedere, secondo me è tanta roba, funziona benissimo, ragazzi, avete la garanzia in mano di un pezzo di qualità, avete un bel pezzo di qualità da usare nel vostro lavoro. Altro coltello è sempre richiudibile a una mano, ragazzi, perché quando state lavorando serve la comodità, dovete tranquillamente aprire e chiudere a una mano. La cosa positiva, molto positiva del BF1 è che si apre tranquillamente anche con i guanti, ragazzi, quindi lavorate tranquilli. Un coltello che invece ho usato ma poi ho dovuto, ragazzi, lasciare a casa è l'Odino della Viper. Perché? Perché, ragazzi, non si disingaggia, è una cosa disegnato, ragazzi, boh, non lo so, è veramente un coltello che non ha spazio per disingaggiarlo, quindi io mi sono studiato sta roba, giro il coltello in questo modo e poi lo chiudo, ok? Quindi invece di fare così con il pollicione, giro il coltello, stacco con l'indice e vado a chiuderlo. Non l'ho venduto perché è un regalo di Natale di mia moglie, se no, ragazzi, per l'uso che ne faccio io, usato veramente pochissimo, perché davvero lo trovo scomodissimo da disingaggiare sul lavoro, è impossibile, ragazzi, è veramente impossibile usare un coltello che per disingaggiare dovete girare e soprattutto rischiare con la vostra manina, ok? Perché quando disingaggiate la lama avete lì le vostre ditine, quindi sicuramente costa 4 volte, 5 volte il Tough Light, no beh, 3 volte il Tough Light della Cold Steel, però, ragazzi, il Tough Light della Cold Steel è un coltello che funziona di brutto, usate e mettete via. Solitamente lo faccio sul pantalone, questo passaggio di chiudere, ragazzi, sul pantalone, adesso ve lo faccio qua, perché se lo faccio sul pantalone, ovviamente senza i raggi X non lo potete vedere. Un altro coltello che ho usato ultimamente, che mi è piaciuto veramente tanto, Manix 2XL di Spyderco, però, ragazzi, è un proiettile, è gigante, funziona da Dio, però per il mio lavoro, per quello che ci faccio io, ragazzi, taglio i bancali con la plastica, non vado, ragazzi, a fare guerriglia in mezzo ai bancali, ci taglio tranquillamente la plastica, è troppo grosso, ok, che ha la presa avanzata, ok, che è corazzatissimo, non si chiuderà mai in mano, ok, che funziona bene di brutto, però, ragazzi, è gigante, per il mio lavoro sinceramente è eccessivo. Un altro che mi piace da usare è il Pixel, eccolo qua, della Folkniven, ragazzi, coltello bello, funziona da Dio, si disingaggia da Dio, cartelle interne, robustissimo, si apre tranquillamente con e senza guanti, funziona veramente bene, non ha la clip, questo lo dovete tenere in tasca. Secondo me senza clip è un po' una rottura di balle se dovete tirarlo fuori spesso, però in tasca ci sta benissimo, vi mettete un piccolo astuccino e lo tenete dentro. Però, ragazzi, io una clippettina sinceramente Folkniven gliel'avrei messa. Altro coltello che ho usato è questo qua, ragazzi, Scandi Tracker Folder della Tops, prodotto da Maserin, ragazzi, anche se è della Tops, è un prodotto da Maserin, quindi made in Italy. Ragazzi, funziona bene, va benissimo, ha il filo un pochino sottile, quindi anche se io non vado a tagliare sul cemento, è divertente da usare perché lo tirate fuori dalla cintura e poi ci passate le giornate a giocare col coltello col vostro capo che vi guarda con gli occhi storto, ragazzi, perché è bellissimo tirarlo fuori, disingaggiarlo e aprirlo. Quindi, ragazzi, coltellino divertente, flipper veloce,
Per un gusto personale, quando estraggo il flipper ce l'ho pinzato, quindi lo devo aprire così e il coltello rischia di scapparvi in avanti. Non succederà mai sicuramente, però una volta che l'avete aperto poi lo dovete prendere in mano. Invece un coltello tipo il classico Delica di Spyderco lo aprite e lo avete praticamente già in mano. Non dovete fare questa cosa della pinzata che rischia di farvi partire il coltello in avanti. Sono cose piccolissime, ragazzi. Qui siete già pronti a tagliare, qui dovete aprire e poi girare il coltello. Però ragazzi, sono cose veramente minime e soprattutto, ragazzi, se vi piace il flipper, usate il flipper. Non è sicuramente qualcosa che influisce sull'uso del coltello per il mio lavoro, ragazzi. Tra l'altro flipper su cuscinetti a sfera morbidissimi, ragazzi. Tanta roba. Tanta roba. Dipende il tipo di periodo dell'anno, però quando so che magari arrivano tutti i bancali da poi smontare per mandarli, per farli ritirare, mi porto la mia Leatherman, ragazzi, e per tirar fuori le zanche uso tranquillamente questa. Però ragazzi, ripeto, per quello che faccio io, qualsiasi coltello che avete visto qua, da quello da 15 euro a quello da, adesso qua non so quello che costa di più, 160, 180, 180, 150, 200, ragazzi, quello da 15 euro per il mio lavoro, per il mio, dove devo andare a tagliare la plastica e le regge, il gancio da 15 euro va benissimo, è andato benissimo. Perché hai provato gli altri? Perché mi diverto a provarli, perché mi piace provarli, perché mi piace il coltello, mi piace il feticcio da avere, capito? Ma un uso reale per il mio lavoro, ragazzi, un taglierino, ci fate tranquillamente tutto, ripeto, mettetevi d'accordo con il vostro datore di lavoro, perché secondo me per la sicurezza sul lavoro il coltello deve essere proprio una concessione, perché sennò dovete usare il vostro bel taglierino. Una domanda che mi fate spesso, ma io faccio lavoro in magazzino, allora mi porto il coltello da casa al magazzino, dal magazzino a casa. In realtà se vi fermano nel tragitto sono cazzi se avete il coltello in tasca, perché non lo potete portare fuori casa senza giustificato motivo, non lo potete portare. Se voi lavorate a Milano e andate da casa mia, Mariano Comense, a Milano, sono 30 km, arrivate lì e nel tragitto avete il coltello in tasca, è reato, perché non lo potete portare e dire, ma giustificato motivo, vado a lavorare a Milano. Lo lasci là il coltello, lo lasciate là, lo usate là. Ce lo portiamo dietro? Sì, però non si potrebbe fare. Altro discorso invece è, faccio l'elettricista. L'elettricista, ragazzi, giro per case per sistemare gli impianti elettrici, mi porto la Leatherman, chi può contestarla? Sono un elettricista che gira per casa, quindi la uso sul lavoro, è più che giustificato motivo. Nessuno vi romperà mai le palle se siete un elettricista in orario di lavoro con una Leatherman in tasca. Diverso, sono un elettricista, mi porto il Manix 2XL. Lì bisogna vedere chi trovate, perché capiamoci, funziona benissimo, poi bisogna chiedere agli elettricisti. Però ragazzi, una Leatherman, un elettricista la giustifica quando vuole, un Manix 2XL bisogna vedere se riesce a giustificarlo, soprattutto chi trova, ragazzi. Un'ultima cosa che vi voglio dire, ragazzi, ho amici che saluto senza dire i vostri nomi maledetti, che magari si comprano il Manix 2 XL fighissimo e lo mettono in vetrina e poi sul lavoro mi usano il Manix 2 XL clone che prendono in Cina. Io sinceramente, ragazzi, questa cosa non la capisco. Hai un bel coltello che funziona bene, usa quello che funziona bene. Che motivo hai di usare un clone se hai l'originale? La vetrina, ragazzi, metteteci sopra mobili, metteteci la foto dell'amorosa, mettete quello che volete, le noci di cocco che poi spaccherete con le chiappe, però ragazzi, avere un coltello che funziona bene, progettato dalla casa madre con un acciaio vincente, metterlo in vetrina per usare il clone al lavoro, siete un po' dei babbazzi, secondo me, ragazzi, assolutamente dei babbazzi. Quindi usate questi coltelli. Ripeto, io vi ho parlato del mio lavoro, però su lavori in cui il coltello effettivamente
è una garanzia di riuscita, una garanzia di sicurezza, perché io parlo di magazzino di una casa editrice, ma se voi fate il soccorritore, il coltello è questione di vita e di morte, lì la qualità, ragazzi, è davanti a tutto. Mai andrei a fare un lavoro di questo tipo con un ganzo, perché non mi dà la qualità, non mi dà le garanzie, non mi dà la professionalità, ragazzi, di un altro coltello, di un BF1 di Spyderco, giusto per dirne uno. PXL Forniven, ragazzi, Spyderco sono sicuramente coltelli che hanno una garanzia, ragazzi, di affidabilità molto più alta, quindi dipende dal lavoro che fate. Se fate un lavoro impegnativo in cui il coltello veramente è la differenza tra uscire da una situazione difficile, o meglio, o peggio, infilarsi in una situazione difficile, ragazzi, dall'altra parte infilarvi in una situazione difficile, ragazzi, prodotti economici sul lavoro, per favore, non li usate perché rischiate di farvi male. Parlo da scureggione adesso perché non lo so, ma se fate l'elettricista e tagliate i cavi tutti i giorni, anche in posizioni un po' bastarde, ragazzi, magari un piccolo fisso, volete spendere poco. Se volete spendere poco, spendete poco con un piccolo fisso, perché il fisso non vi si può chiudere in mano, non ha parti meccaniche che si rovinano e che possono cedere. Volete spendere poco, prendete un piccolo fisso. Se volete stare sull'economico, ragazzi, sul lavoro, sinceramente, se il lavoro è pesante, se il coltello veramente è la chiave del vostro lavoro, bene o fatto bene o male, io un coltello economico non ve lo consiglierei mai, e sapete che io sono a favore dei prodotti economici e che funzionano. Ragazzi, penso di aver detto tutto, chiacchierata un po' così, ripeto, vi ho detto quello che faccio io, ma come sapete, come ho detto all'inizio, io lavorando appunto in questo piccolo magazzino editoriale, più che tagliare la plastica, la carta e qualche reggia non faccio, quindi ragazzi non vi posso dare dei consigli su altri lavori. Quando vado nel bosco a liberare i sentieri e le cose, io non lo ritengo un lavoro, quello è divertimento, quindi di quello parleremo in un prossimo video. Ovviamente c'è chi lo fa di lavoro, ma secondo me, ragazzi, chi lo fa di lavoro si porta il Rinaldone e sicuramente non spende 500 euro per un randal per andare nel bosco a tagliare le piante, quindi lì è un altro discorso, ma lo faremo settimana prossima, ragazzi, nel video appunto coltelli, nel divertimento, nell'outdoor, in quello che volete. Per il resto, ragazzi, dai coltelli al lavoro, da quelli che uso io nel mio lavoro, è tutto. Al parchetto del tagliagole pure, buona giornata e ciao!